Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Accofil, Accord Health Care Italia SRL, ultimo aggiornamento. 27 ottobre 2021. Cosa Accofil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Accofil durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Accofil? Accofil è un farmaco a base del principio attivo filgrastim, appartenente alla categoria degli immunostimolanti e nello specifico fattori di stimolazione delle colonie. È commercializzato in Italia dall'azienda Accord Health Care Italia SRL. Accofil può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Accofil 30 mU/0,5 ml Soluz. Inietinf. Uso sott'oc. OEV 1 siringa preriempita C/Go sicuro. 0,5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Accord Health Care SL concessionario. Accord Health Care Italia SRL. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo. Filgrastim. Gruppo terapeutico. Immunostimolanti. Forma farmaceutica. Soluzione. Indicazioni. Accofil è indicato per la riduzione della durata della neutropenia e dell'incidenza di neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica standard per patologie maligne, con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche, e per la riduzione della durata della neutropenia in pazienti sottoposti a terapia mieloablativa seguita da trapianto di midollo osseo e considerati ad alto rischio di neutropenia severa prolungata. La sicurezza e l'efficacia di Accofil sono simili negli adulti e nei bambini trattati con chemioterapia citotossica. Accofil è indicato per la mobilizzazione delle cellule progenitrici del sangue periferico, PBPC. Nei pazienti, bambini o adulti, con neutropenia congenita severa, ciclica o idiopatica, con conta assoluta di neutrofili, ANC, di A00,5x109L e anamnesi di infezioni severe o ricorrenti, la somministrazione a lungo termine di Accofil è indicata per incrementare la conta di neutrofili e ridurre l'incidenza e la durata degli eventi correlati alle infezioni. Accofil è indicato per il trattamento della neutropenia persistente, ANC inferiore o uguale a 1,0x109L, in pazienti con infezione avanzata da virus dell'immunodeficienza umana, IV, per ridurre il rischio di infezioni batteriche quando altre opzioni per la gestione della neutropenia sono inadeguate. Posologia. La terapia con Accofil deve essere effettuata unicamente in collaborazione con un centro oncologico con esperienza nel trattamento con il fattore stimolante le colonie granulocitarie, GCSF, e in campo ematologico, e che disponga delle attrezzature diagnostiche necessarie. Le procedure di mobilizzazione e aferesi devono essere effettuate in collaborazione con un centro di oncologia e ematologia con esperienza adeguata nel campo e presso il quale possa essere correttamente effettuato il monitoraggio delle cellule progenitrici emopoietiche. Posologia. Chemioterapia citotossica standard. La dose raccomandata di filgrastim a 0,5 mU/kg/die, 5 microgrammi/kg/die. La prima dose di Accofil non deve essere somministrata prima di 24 ore dopo la chemioterapia citotossica. Negli studi clinici randomizzati è stata utilizzata una dose sottocutanea di 230 microgrammi/m2die, da 4,0 a 8,4 microgrammi/kg/die.
La somministrazione giornaliera di filgrastim deve proseguire fino a quando l'atteso nadir dei neutrofili non sia stato superato e la conta dei neutrofili non sia tornata ad un livello normale. Dopo chemioterapia standard per tumori solidi, linfomi e leucemie linfoidi, si prevede che la durata del trattamento necessario per soddisfare tali criteri ammonti a un massimo di 14 giorni. Dopo terapia di induzione e consolidamento nella leucemia mieloide acuta, la durata del trattamento può essere considerevolmente più lunga, fino a 38 giorni, in funzione del tipo, della dose e dello schema di chemioterapia citotossica utilizzato. Nei pazienti sottoposti a chemioterapia citotossica si osserva tipicamente un aumento transitorio della conta dei neutrofili 1-2 giorni dopo l'inizio della terapia con filgrastim. Tuttavia, per ottenere una risposta terapeutica prolungata, il trattamento con filgrastim non deve essere interrotto fino a quando l'atteso nadir dei neutrofili non sia stato superato e la conta dei neutrofili non sia tornata ad un livello normale. L'interruzione prematura della terapia con filgrastim prima del raggiungimento dell'atteso nadir dei neutrofili non è raccomandata. Pazienti sottoposti a terapia mieloablativa seguita da trapianto di midollo osseo. La dose iniziale raccomandata di filgrastim è 1,0 mU/kg/die, 10 microgrammi/kg/die. La prima dose di filgrastim deve essere somministrata almeno 24 ore dopo la chemioterapia citotossica e almeno 24 ore dopo l'infusione di midollo osseo. Una volta superato il nadir dei neutrofili, la dose giornaliera di filgrastim deve essere aumentata gradualmente in base alla risposta dei neutrofili come riportato di seguito. Conta dei neutrofili. Aggiustamento posologico di filgrastim. Ridurre a 0,5 mu, 5 mg/kg/die. Quindi, se la ANC rimane 1,0x109 L per altri 3 giorni consecutivi, sospendere il trattamento con filgrastim. Se la ANC scende a valori 1,0x109 L durante il trattamento, la dose di filgrastim deve essere ripristinata in modo scalare in base alle indicazioni precedenti. ANC uguale conta assoluta dei neutrofili per la mobilizzazione delle cellule progenitrici del sangue periferico, PBPC, nei pazienti sottoposti a terapia mielosoppressiva o mieloablativa seguita da trapianto di PBPC autologhe. La dose raccomandata di filgrastim per la mobilizzazione delle PBPC, quando usato da solo, è di 1,0 mu, 10 mg/kg/die per 5-7 giorni consecutivi. La tempistica delle leucoaferesi. Sono spesso sufficienti 1 o 2 leucoaferesi nei giorni 5 e 6. In altri casi possono essere necessarie ulteriori leucoaferesi. La somministrazione di filgrastim deve proseguire fino all'ultima leucoaferesi. La dose raccomandata di filgrastim per la mobilizzazione delle PBPC dopo chemioterapia mielosoppressiva è di 0,5 mu/5 mg/kg/die da somministrarsi giornalmente dal primo giorno dopo il completamento della chemioterapia fino a quando l'atteso nadir dei neutrofili sia stato superato e la conta dei neutrofili sia tornata a un livello normale. La leucoaferesi deve essere effettuata nel periodo in cui l'ANC aumenta da 5,0x109 L. Nei pazienti non sottoposti a chemioterapia estensiva, un'unica leucoaferesi è spesso sufficiente. In altri casi sono raccomandate ulteriori leucoaferesi. Per la mobilizzazione delle PBPC, nei donatori sani prima del trapianto di PBPC allogeniche. Per la mobilizzazione delle PBPC nei donatori sani, filgrastim deve essere somministrato a dosi di 1,0 mu, 10 mg/kg/die per 4-5 giorni consecutivi. La leucoaferesi deve iniziare il giorno 5 e proseguire, se necessario, fino al giorno 6, in modo da ottenere 4x106 cellule CD34 /kg di peso corporeo del ricevente. Pazienti con neutropenia cronica severa, NCS, neutropenia congenita. La dose iniziale raccomandata è di 1,2 mu, 12 mg/kg/die in dose singola o suddivisa in più dosi. Neutropenia idiopatica o ciclica. La dose iniziale raccomandata è di 0,5 mu, 5 mg/kg/die in dose singola o suddivisa in più dosi.
Modifiche della dose. Filgrastim deve essere somministrato giornalmente tramite iniezione sottocutanea fino a quando la conta dei neutrofili abbia raggiunto e possa essere mantenuta a valori superiori a 1,5x109L. Quando la risposta è stata ottenuta, deve essere determinata la dose minima efficace per mantenere tale livello. Per mantenere una conta dei neutrofili idonea è necessaria la somministrazione giornaliera a lungo termine. Dopo 1 o 2 settimane di terapia, la dose iniziale può essere raddoppiata o dimezzata a seconda della risposta del paziente. Successivamente, la dose può essere adattata individualmente ogni 1-2 settimane per mantenere una conta dei neutrofili media compresa tra 1,5x109L e 10x109L. Nei pazienti con infezioni severe può essere preso in considerazione uno schema più rapido di incremento progressivo della dose. Negli studi clinici, il 97% dei pazienti responsivi ha ottenuto una risposta completa a dosi a 0,24 mg/kg/die. La sicurezza a lungo termine per la somministrazione di filgrastim a dosi superiori a 24 mg/kg/die in pazienti con NCS non è stata stabilita. Pazienti con infezione da HIV, recupero della neutropenia, mantenimento della conta dei neutrofili normale. Quando il recupero della neutropenia è stato ottenuto, deve essere determinata la dose minima efficace per mantenere la conta dei neutrofili normale. Si raccomanda una modifica della dose iniziale con somministrazione a giorni alterni di 30 mg, 300 mg/die. Possono essere necessarie ulteriori modifiche della dose, a seconda dell'ANC del paziente, al fine di mantenere la conta dei neutrofili a valori 2,0x109L. Negli studi clinici sono state necessarie dosi di 30 mg, 300 mg/die per 1-7 giorni alla settimana per mantenere l'ANC 2,0x109L, con una frequenza di somministrazione mediana di 3 giorni alla settimana. Può essere necessaria la somministrazione a lungo termine per mantenere l'ANC 2,0x109L. Popolazione speciale. Anziani. Negli studi clinici con filgrastim è stato incluso un piccolo numero di pazienti anziani, ma in questo gruppo non sono stati condotti studi particolari. Non possono quindi essere formulate raccomandazioni posologiche specifiche. Pazienti con compromissione renale. Gli studi condotti con filgrastim nei pazienti con compromissione renale o epatica severe dimostrano che il suo profilo farmacocinetico e farmacodinamico è simile a quello osservato nei soggetti sani. In questi casi non è necessaria alcuna modifica della dose. Pazienti pediatrici con NCS e patologie maligne. Il 65% dei pazienti inclusi negli studi clinici sulla NCS aveva meno di 18 anni di età. L'efficacia del trattamento è risultata chiara per questo gruppo di età, che includeva la maggior parte dei pazienti con neutropenia congenita. Non si sono osservate differenze nei profili di sicurezza per i pazienti pediatrici trattati per NCS. I dati provenienti da studi clinici condotti su pazienti pediatrici indicano che la sicurezza e l'efficacia di filgrastim sono simili sia negli adulti che nei bambini trattati con chemioterapia citotossica. La posologia nei pazienti pediatrici è la stessa di quella per gli adulti trattati con chemioterapia citotossica mielosoppressiva. Modo di somministrazione. Chemioterapia citotossica. Filgrastim può essere somministrato tramite iniezione sottocutanea quotidiana o in alternativa come infusione endovenosa quotidiana diluita in glucosio 50-5% mg/ml in 30 minuti. Per ulteriori istruzioni sulla diluizione prima della infusione, vedere il paragrafo 6.6. La via sottocutanea è preferita nella maggior parte dei casi. Vi è qualche evidenza da uno studio di somministrazione in dose singola che la somministrazione endovenosa può abbreviare la durata dell'effetto. La rilevanza clinica di questo dato in caso di somministrazione multipla non è chiara. La scelta della via di somministrazione deve dipendere dalle condizioni cliniche individuali.
Pazienti trattati con terapia mieloablativa seguita da trapianto di midollo osseo. Filgrastim viene somministrato mediante infusione endovenosa di breve durata di 30 minuti, o per via sottocutanea o endovenosa per infusione continua di 24 ore, in ogni caso, dopo diluizione in 20 ml di glucosio, 5%, soluzione di 50 mg/ml. Per ulteriori informazioni riguardo alla diluizione con soluzione di glucosio 50 mg/ml, 5%, prima dell'infusione, vedere il paragrafo 6. Pazienti con mobilizzazione delle PBPC. Filgrastim per la mobilizzazione delle PBPC quando usato in monoterapia. Filgrastim può essere somministrato come infusione continua sottocutanea della durata di 24 ore oppure come iniezione sottocutanea. Per le infusioni, filgrastim deve essere diluito in 20 ml di soluzione di glucosio al 5%, vedere il paragrafo 6. Filgrastim per la mobilizzazione delle PBPC dopo chemioterapia mielosoppressiva. Filgrastim deve essere somministrato tramite iniezione sottocutanea. Filgrastim per la mobilizzazione delle PBPC nei donatori sani prima del trapianto delle PBPC allogeniche. Filgrastim deve essere somministrato tramite iniezione sottocutanea. In pazienti con NCS, per neutropenia congenita, idiopatica o ciclica, filgrastim deve essere somministrato per via sottocutanea. In pazienti con infezione da HIV, per il recupero della neutropenia e il mantenimento della conta dei neutrofili normale in pazienti con infezione da HIV, filgrastim viene somministrato per via sottocutanea. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di aumentare la tracciabilità dei fattori stimolanti le colonie granulocitiche, GCSFS, il nome commerciale del prodotto somministrato deve essere riportato chiaramente nel file del paziente. Avvertenze speciali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La sicurezza e l'efficacia di filgrastim somministrato lo stesso giorno della chemioterapia citotossica mielosoppressiva non sono state stabilite in modo definitivo. Dal momento che le cellule mieloidi in rapida divisione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Accofil. insieme ad altri farmaci come Aeros-Dacogena Euro, Aeros-Leustatina Euro, Aeros-Litaca Euro, Aeros-Mavenclada Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Accofil durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Accofil durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di filgrastim in donne in gravidanza non ci sono o sono in numero limitato. Gli studi condotti negli animali hanno mostrato tossicità riproduttiva. Nei conigli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Accofil ha modesti effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In seguito alla somministrazione di Accofil, il paziente può accusare la comparsa di vertigini, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse più gravi dovute al trattamento con filgrastim comprendono: reazione anafilattica, reazioni avverse polmonari gravi, tra cui polmonite interstiziale e ARDS, sindrome da, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Gli effetti di un sovradosaggio di Accofil non sono stati stabiliti. Con l'interruzione della terapia con filgrastim si ottiene generalmente una riduzione del 50% dei neutrofili circolanti entro 1-2 giorni, con ritorno ai livelli normali in 1-7 giorni. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Immunostimolanti, fattori stimolanti colonie, codice ATC. L03A02. Accofil ha un medicinale biosimilare.
Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito web dell'Agenzia Europea dei Medicinali. http://www.ema.europa.eu. Effetti farmacodinamici, proprietà farmacocinetiche, assorbimento. Dopo somministrazione sottocutanea delle dosi raccomandate, le concentrazioni sierriche si sono mantenute a valori superiori a 10 ng/ml per 8-16 ore. Distribuzione. Il volume di distribuzione nel sangue ammonta. Dati preclinici di sicurezza. Filgrastim è stato valutato in studi di tossicità con dosi ripetute fino ad una durata di 1 anno, che hanno rivelato delle variazioni ascrivibili all'azione farmacologica attesa, tra cui l'aumento, elenco degli eccipienti, acido acetico glaciale, sodio idrossido, sorbitolo, e 420, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di acofila a base di filgrastim sono: granulochine, soluzione, nivestim, zarzio, soluzione, uso interno. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.